Bene amici, bentornati. Parliamo della seconda parte delle dottrine fisiche di Epicuro. Ricordate che nella scorsa lezione abbiamo parlato di alcuni dei contenuti della fisica epicurea, quelli proprio fondamentali, che riguardano gli atomi, il vuoto, il movimento degli atomi, anche la discussa parenclisi, se ricordate il cliname, la deviazione senza causa degli atomi dalle loro file parallele. Oggi trattiamo altri argomenti della fisica epicurea, parliamo dell'universo, dei mondi, degli dei, dell'anima, così via. Quindi introduciamo un altro argomento della fisica epicurea, la questione dell'infinito e dei mondi. Prima di tutto, secondo gli epicurei, l'universo è infinito da un punto di vista spaziale, è infinito anche da un punto di vista temporale. L'universo è infinito, infatti non possiede limiti, non possiede estremità. Ogni estremità, ragionano gli epicurei, delimita una cosa da un'altra, ma al di fuori dell'universo non c'è niente. Quindi l'universo non ha estremità, non ha limite, non ha misura. Lucrezio aggiunge alcune argomentazioni. Se l'universo, egli scrive, fosse uno spazio finito e qualcuno arrivasse fino al suo limite e volesse scagliare una freccia oltre il limite, la freccia, seguendo la sua corsa, dimostrerebbe che ciò che era considerato il limite ultimo dell'universo in realtà era un limite falso, fittizio. L'infinità dell'universo implica anche l'infinità delle due nature che lo costituiscono, gli atomi e il vuoto. Infatti, se il numero di atomi fosse infinito in un vuoto finito, fate attenzione al ragionamento, gli atomi finirebbero per non avere uno spazio in cui muoversi. All'inverso, un numero finito di atomi non potrebbe spostarsi in un universo infinito senza disperdersi e trovarsi lontanissimi gli uni dagli altri. Se l'universo è infinito, anche i mondi sono infiniti, attenzione, quindi la dottrina dei mondi infiniti. Infatti gli atomi sono in numero infinito e circolano in uno spazio infinito, sicché non è verosimile che non esistano altri mondi oltre al nostro. Infatti, se esistesse soltanto il nostro mondo, vorrebbe dire che tutti gli atomi dell'universo si sono concentrati in un unico luogo per costituire un solo aggregato. E questo è contrario al comportamento della natura. Inoltre la natura non crea mai nulla in un unico esemplare, essa procede per specie, quindi la Terra non può essere un'eccezione, devono esistere altri pianeti come la Terra, che fanno parte quindi della stessa specie. Quindi gli atomi hanno prodotto infiniti mondi e alcuni di questi mondi, che sono degli agglomerati di atomi, possono essere simili alla nostra Terra, mentre altri possono essere molto diversi. Alcuni avranno una forma sferica come il nostro, altri mondi avranno forme ovoidali o ancora più irregolari. Gli altri mondi saranno anch'essi popolati da uomini e bestie. Nello spazio tra i diversi mondi ci sono gli intermondi. Lucrezio li chiama intermundia, è una parola che è rimasta abbastanza semplice, intermundia. Questi intermundia potranno in futuro occupare dei mondi. Ad ogni modo, nessuno di questi mondi è destinato a durare eternamente. Attenzione, questi mondi non sono eterni. Anche gli altri aggregati di atomi non sono eterni. Si formano e poi a un certo punto si sfaldano, hanno un inizio e hanno una dissoluzione. A differenza dei platonici o degli stoici, l'origine dei mondi non risponde ad alcuna concezione finalistica, ad alcun ordine. I mondi si formano dopo continue collisioni tra atomi, atomi che si sono distaccati da agglomerati già esistenti. Quindi alla base della formazione dei mondi non vi è alcuna potenza divina, vi è solo il caso. Lucrezio precisa che il principio di crescita di un mondo richiede che l'aggregato unisca a sé più atomi di quelli che respinge, facendoli allontanare. Un'altra considerazione che ci fa capire che gli epicurei non consideravano, non pensavano all'esistenza di un finalismo antropocentrico è il fatto che loro sottolineino che dal loro punto di vista il nostro mondo, il mondo degli esseri umani, non ha uno statuto privilegiato all'interno dell'universo, non è il frutto di un'intelligenza provvidente,
E quindi il nostro mondo è un mondo come gli altri, si trova in una posizione dell'universo analoga alla posizione, ai luoghi in cui si trovano tutti gli altri mondi. Il nostro mondo non ha una collocazione particolare, non è neppure detto che il nostro mondo sia migliore o più perfetto di altri mondi, anzi potrebbe essere più imperfetto, potrebbe essere più difettoso. Interessantissima anche, attenzione, l'ipotesi evoluzionistica di Lucrezio. Egli suppone che in passato sulla nostra Terra si siano formati innumerevoli mostri. È la famosa teoria dei mostri di Lucrezio, esseri mostruosi che si sono estinti, che non sono potuti sopravvivere come specie, perché la natura non li ha dotati di quegli organi, di quelle parti che avrebbero permesso loro di sopravvivere e di riprodursi. Questo passo di Lucrezio è stato riconosciuto come una straordinaria anticipazione del darwinismo. Lucrezio infatti sostiene che le specie adatte all'ambiente si siano formate del tutto casualmente, in seguito ad un numero enorme di combinazioni, finché non sono emerse quelle specie provviste delle caratteristiche per sopravvivere. Sembra davvero di leggere le pagine di Charles Darwin. Lucrezio spiega che ad un certo punto i mondi, invecchiati, non resistono più all'urto degli atomi che li colpiscono dall'esterno, i mondi non riescono a rinnovare i flussi di atomi che si staccano da esso. I mondi invecchiati perdono più atomi di quelli che riescono ad aggregare. Ad un certo punto i mondi crollano, spesso proprio all'improvviso. Ad ogni modo Lucrezio sostiene che i mondi possono disgregarsi anche per altre cause, ad esempio in seguito a gigantesche catastrofi oppure in seguito all'azione di un corpo che con un turbine inghiottirà il mondo, un'ipotesi questa degna di un moderno romanzo di fantascienza. Parliamo della concezione epicurea degli dei. Abbiamo già visto che gli epicurei, in contrasto con Platone, Aristotele e gli storici, avversavano la concezione finalistica dell'universo. Gli epicurei sostenevano che anche sistemi enormemente complessi sorgessero dal caso, come nella dottrina appena ricordata di Lucrezio, che pone nella selezione naturale e casuale la motivazione dell'affermazione delle specie animali. Nella lettera a Erodoto, Epicuro nega qualunque forma di provvidenzialismo. Infatti, sostiene Epicuro, gli dei sono perfetti e vivono in una condizione di beatitudine. Se gli dei si occupassero del movimento degli astri o delle vicende degli esseri umani, si caricherebbero di occupazioni e di turbamenti che risulterebbero in contrasto con la loro natura. Secondo Epicuro non è vero che gli dei non esistono, gli dei esistono, però non si occupano minimamente degli esseri umani e dell'universo, non interagiscono in nessun modo con l'universo, non causano alcun fenomeno naturale. Gli dei vivono negli intermundia, in una tranquilla pace ininterrotta. Lucrezio aggiunge due argomenti per dimostrare che gli dei non si occupano delle faccende dell'universo. Prima di tutto un'argomentazione di tipo fisico. Non è possibile che gli dei siano presenti in tutti i luoghi dell'universo. Poi, un'argomentazione di tipo etico. Come potrebbero gli dei scagliare fulmini contro i loro stessi templi o colpire e uccidere degli innocenti salvando i colpevoli? In questo caso gli dei sarebbero incoerenti, perché loro per natura sono giusti, ma finirebbero per favorire l'ingiustizia, o almeno per non colpirla, mostrando indifferenza. Perché gli dei, dice Lucrezio, che vivono in perenne beatitudine, dovrebbero sentire il bisogno di un cambiamento? Perché dovrebbero voler creare l'universo? Quale beneficio deriverebbe agli dei da parte degli uomini? Se gli dei sono perfetti e non mancano di nulla, perché dovrebbero volere qualcosa dagli uomini? Non ha senso che gli dei premino, puniscano, si irritino con i mortali, li minaccino. Queste concezioni del divino sono considerate infantili, tipiche del popolo ignorante. Si tratta di un insieme di superstizioni di cui il saggio deve liberarsi. Gli dei sono anch'essi composti di atomi, sono anch'essi materiali, ma a differenza degli uomini e a differenza di qualunque altro essere dell'universo, sono composti da atomi particolarmente efficienti che riescono a rigenerarsi, cioè a sostituirsi con atomi analoghi per l'eternità. Quindi gli dei sono immortali. Coloro che sostengono che l'universo sia stato creato dagli dei per gli uomini
non sanno spiegare perché l'universo possieda tanti difetti dal punto di vista degli uomini e dei loro bisogni. Perché gli dei avrebbero creato le belve feroci, i deserti inospitali, le paludi? Lucrezio sostiene al contrario che invece di essere beneficiario della creazione, l'essere umano viene maltrattato dalla natura più di qualunque essere vivente. Gli esseri umani non si trovano, come sostengono i finalisti, all'interno di un mondo realizzato per loro. Al contrario, gli esseri umani devono difendersi da un ambiente ostile, riescono a sopravvivere con fatica. Questo tema è comune anche ad alcuni presocratici, ad esempio ad Empedocle e ad Anassagora. Gli epicurei dunque sottolineano che gli uomini si trovano a vivere all'interno di molte imperfezioni. Come è noto, secondo Aristotele e gli Stoici, secondo le loro concezioni finalistiche, gli organi del corpo, del nostro corpo, del corpo umano, sarebbero stati creati in previsione delle funzioni che avrebbero esercitato. Lucrezio rovescia questo argomento che possiamo considerare un argomento antropocentrico, negatore del caso. Gli epicurei invece credono al caso. Secondo Lucrezio, coloro che utilizzano argomenti antropocentrici ragionano al contrario. Non è l'organo infatti ad essere creato per una funzione, ma è l'organo a creare la funzione. Scrive Lucrezio in De Rerum Natura 4, 836-837, aperte virgolette. Non si dette la vista prima che nascesse il lume degli occhi, né l'esprimersi con le parole prima che fosse creata la lingua. I mondi e le specie hanno assunto la loro forma solo dopo molti errori di combinazione e dopo molti tentativi compiuti dalla natura. Allo stesso modo la funzione di un organo risulta dall'adattamento dell'esperienza della vita. La maggior parte degli interpreti pensa che nella dottrina epicurea l'acquisizione della funzione da parte di un organo si trasmetta di generazione in generazione, quindi vi sarebbe una trasmissione ereditaria di caratteri acquisiti. Parliamo ora di un ultimo argomento che riguarda la fisica, ovvero l'anima umana. L'anima. Anche l'anima è materiale. Scrive Epicuro nella lettera ad Erodoto: vaneggiano quelli che sostengono che l'anima sia un essere incorporeo. Se così fosse non potrebbe né agire né patire, mentre noi possiamo cogliere chiaramente nell'anima questi due accidenti. Dunque Epicuro si allontana drasticamente dalla visione pitagorica e platonica dell'anima, che la vede come sostanza semplice, immateriale, separata dal corpo e qualitativamente diversa dal corpo. L'anima invece è costituita da atomi particolarmente sottili e mobili, che sono in contatto con tutti gli altri atomi del nostro corpo. L'anima è sparsa nel corpo come un soffio igneo. L'anima quindi è paragonata al fuoco. Tutte le funzioni della vita psichica, le sensazioni, il pensiero, i sentimenti, derivano dal movimento degli atomi dell'anima. Anche l'ambito emotivo, passionale, intellettivo si riduce ad una base materialistica, lo scontro tra atomi. La conseguenza di tutto ciò è evidentemente la mortalità dell'anima quando si disgrega il corpo. Alla nostra morte si staccano tra di loro gli atomi del corpo, l'abbiamo visto, e la stessa cosa vale per l'anima. L'anima è un oggetto materiale non disgiunto dal nostro corpo, quindi alla nostra morte anche l'anima si sfalda e cessa di esistere anche la nostra coscienza. Gli epicurei dunque non accettano la reincarnazione dell'anima di stampo pitagorico e platonico e non contemplano la sopravvivenza dell'anima dopo la morte. Questo implica una conseguenza di grande rilievo che approfondiremo in seguito. Non si può avere coscienza, non si può avere sensazione della propria morte. Con parole famose Epicuro dice: quando noi ci siamo, la morte non c'è. Quando la morte sopravviene, noi non ci siamo più. Le conseguenze sull'etica di questa visione degli dei e dell'anima sono di enorme portata e rappresentano il cuore dell'insegnamento epicureo. Ne parleremo nella videolezione dedicata all'etica. Bisogna andare con ordine, non si possono affastellare troppe nozioni. Sappiate comunque che la fisica epicurea che abbiamo cercato di descrivere in questa videolezione e anche nella precedente, cioè in ben 2 videolezioni, è la base delle famose dottrine morali
della scuola del giardino. Vi ringrazio tutti, continuate a seguirmi, continuate a vedere anche le prossime video lezioni su Epicuro e la filosofia epicurea. Vi ringrazio tutti, arrivederci.